Partiamo subito con un tema che, ammettiamolo, ci ossessiona un po' tutti. Una risorsa che abbiamo in egual misura, ma che sembra non bastare mai. Il tempo. In questa nostra analisi non cercheremo solo di dargli una definizione, ma di capire come possiamo davvero padroneggiarlo per migliorare la nostra vita un secondo alla volta. E allora, la domanda da $1.000.000. Ma cos'è davvero il tempo? Pensiamoci, è una risorsa che scorre in una sola, unica direzione. Non si può fermare, non si può mettere da parte e di certo non si può recuperare. Eppure è la tela su cui dipingiamo le nostre vite. Proprio questa sua natura così sfuggente lo rende incredibilmente prezioso. Per capirne meglio il valore, facciamo un gioco, un esperimento mentale. Immaginiamo per un attimo che esista una banca molto speciale. Ogni mattina questa banca accredita sul conto di ognuno di noi una cifra ben precisa, 86.400. Ma c'è un però, una regola fondamentale. La valuta non sono euro, non sono dollari, sono secondi. E ogni notte a mezzanotte in punto tutto quello che non abbiamo speso viene cancellato, perso, per sempre. Non si può andare in rosso, non si può chiedere un prestito e questo, capite, ci porta a una domanda fondamentale. Come stiamo investendo il capitale di oggi? Ecco la nostra mappa per questo viaggio. Partiremo dal capire il vero valore del tempo. Poi ci tufferemo nei principi per stabilire le giuste priorità e vedremo dei consigli pratici. Impareremo l'arte di creare liste che funzionano, applicheremo tutto al mondo del lavoro e alla fine vedremo come l'obiettivo più grande sia imparare a vivere nel presente. E iniziamo subito dal primo punto. Prima ancora di pensare a come gestire il tempo, dobbiamo capirne a fondo il valore, che non è solo il ticchettio di un orologio, è la sostanza stessa delle nostre esperienze, della nostra vita. C'è una frase famosissima di Sant'Agostino che fotografa perfettamente la situazione. È incredibile, no? Il tempo lo percepiamo, lo viviamo costantemente, ma se proviamo a spiegarlo a parole, diventa quasi impossibile. È una cosa oggettiva, certo, misurata da orologi e calendari, ma l'esperienza che ne abbiamo è profondamente soggettiva. Questa cosa mi ricorda sempre quella storiella, forse la conoscete, quella del boscaiolo. È geniale perché mostra un paradosso in cui cadiamo tutti, spessissimo. Siamo così presi dal fare, dall'essere operativi, che non ci fermiamo un attimo a chiederci: sto facendo nel modo migliore? Prendersi del tempo per affilare la sega, cioè per pianificare, per organizzarsi, non è tempo perso, è l'investimento più intelligente che si possa fare. Quindi, quando parliamo di gestione del tempo, time management, non stiamo parlando di una gabbia, di regole rigide, anzi, è tutto il contrario, è uno strumento di liberazione. Significa usare il tempo in modo consapevole per far sì che le nostre azioni ci portino davvero dove vogliamo andare. Ok, adesso entriamo nel vivo della strategia, perché il segreto della gestione del tempo non è fare più cose, ma fare le cose giuste. E per farlo serve una capacità fondamentale, saper scegliere. Per decidere cosa fare prima e cosa dopo, ci sono 5, filtri mentali da usare. La gravità, che succede se non lo faccio? L'importanza, che impatto ha il risultato? L'urgenza, quanto è stretto il tempo? La difficoltà, quante energie mi richiede? E infine, l'interesse, quanto mi motiva questa cosa? E qui abbiamo uno strumento potentissimo, una matrice che incrocia urgenza e gravità. Guardate bene, in alto a destra abbiamo la priorità assoluta, le cose urgenti con conseguenze gravi. Ma il quadrante più interessante, e spesso il più trascurato, è in basso a destra. Cose non urgenti, ma con conseguenze gravi. Quella è l'area della strategia, della pianificazione. È lì che si costruisce il futuro, invece di correre sempre dietro alle emergenze. E un'altra, simile ma diversa, che mette insieme importanza e difficoltà. Anche questa è super utile per capire dove mettere le energie. In alto a destra c'è la qualità, le sfide importanti che meritano il nostro massimo sforzo. In alto a sinistra, le chicche, compiti importanti ma facili, le vittorie veloci da portare a casa. In basso a sinistra, la routine, da automatizzare il più possibile. E poi? In basso a destra, le rogne. Attività difficili e poco importanti, vere e proprie trappole di tempo da cui stare a larga. Bene, dalla teoria alla pratica, vediamo qualche consiglio da applicare subito, ogni giorno, che può davvero fare la differenza. Qui il confronto è diretto. Da una parte le buone abitudini, dall'altra, quelle che ci fregano.
Concentrarsi su una cosa alla volta batte sempre il multitasking, che è un'illusione. Affrontare subito i compiti più noiosi libera una quantità enorme di energia mentale. Imparare a dire no protegge il nostro tempo e le nostre priorità, e darsi delle scadenze ci obbliga a essere concreti. E poi ci sono 2 leggi che è sempre bene tenere a mente. La prima è un classico, il principio di Pareto, o la regola dell'80-20. Ci dice di focalizzarci. Qual è quel 20% di attività che porta all'80% dei risultati? Lì bisogna investire. La legge di Hofstadter, invece, è un simpatico ma verissimo promemoria. Siamo degli inguaribili ottimisti. Quando si pianifica, meglio essere un po' più generosi con le stime dei tempi, perché ci vorrà sempre di più di quanto pensiamo. Parliamo di uno strumento che tutti credono di saper usare, ma che in pochi sfruttano davvero: la lista. No, non la lista della spesa. Parliamo di una vera e propria mappa strategica, uno strumento per trasformare l'ansia in azione e gli obiettivi in risultati concreti. Ma come si fa una lista che funziona davvero? Non basta buttare giù 2 cose, c'è un processo. Prima la strategia, definire l'obiettivo, scomporlo in piccole attività e dare le priorità. Poi la pianificazione, stimare i tempi e mettere tutto in un calendario. E infine l'esecuzione, controllare i progressi e soprattutto essere pronti a modificare il piano. Rivedere la lista non è un fallimento, è parte del gioco. Adesso spostiamo l'attenzione sul lavoro, un ambiente dove, si sa, le interruzioni, le urgenze e le richieste sono all'ordine del giorno. Vediamo come applicare questi principi lì. Questo dato è impressionante e fa pensare. Guardate un po' come si divide di solito il nostro tempo al lavoro. Più della metà se ne va in modalità pronto intervento, cioè a reagire ai problemi, a spegnere incendi. Le attività davvero innovative, quelle che creano valore sul lungo periodo, occupano una fetta piccolissima. Questo significa che molto spesso lavoriamo in difesa invece che in attacco. E quali sono, i ladri di tempo più comuni in ufficio? Probabilmente ne riconoscerete parecchi. Riunioni inutili o senza un'agenda, le 1000 interruzioni, la difficoltà a delegare o quella di dire no a una nuova richiesta quando si è già sovraccarichi. Riconoscere questi schemi nella propria giornata è il primo fondamentale passo per disinnescarli. In a kaleidoscope of colors, my mind begins to flow. Lost in the cosmic waves, I'm searching for the antidote. E così arriviamo al cuore della questione, all'obiettivo finale di tutto questo discorso, perché in fondo gestire il proprio tempo non è altro che un modo per gestire la propria vita. Il passato è storia. Certo, è una biblioteca piena di lezioni preziose, ma non è un posto in cui andare a vivere. E il futuro? Il futuro è un mistero. Possiamo fare piani, disegnare mappe, ma il territorio è ancora tutto da scoprire. E questo ci lascia con l'unica cosa che conta davvero, l'unica cosa che possediamo veramente, il presente. La vera maestria non sta nel riempire ogni singolo secondo di cose da fare, ma nel dare valore e presenza a ogni momento che viviamo. E allora, la domanda finale, l'unica che conta, non è come gestire il tempo, ma cosa si può fare adesso, in questo preciso istante, per vivere appieno questo momento. Can we make it last? How could we stop time from passing by too quickly? Drifting in this haze of life, feeling so surreal, tripping.